Eccomi, ciao ragazzi, oggi da una posizione alquanto improbabile parliamo di gomme della moto e nello specifico delle TKC70 della Continental, queste qua. Quindi video dal locale più bello della casa, ovvero il garage, seduti di fianco alla Tenerona. Parlare di gomme è un po' come parlare di donne, ognuno di noi giustamente avrà il proprio punto di vista. Chiedo scusa alle quote rosa se vi mettiamo sempre in mezzo perché siete una parte fondamentale della nostra vita, quindi per ogni singolo paragone, pur futile che sia come quello delle gomme, voi ci starete sempre in mezzo. Tutto qua. Ma come ci sono donne che accomunano il pensiero di molti uomini, ci potrebbero essere delle gomme che accomunano il pensiero di molti bikers. Ma andiamo per gradi. Essendo un video tecnico ho pensato di suddividerlo in 3 punti. Primo punto puramente oggettivo. Prima di smontare la gomma voglio mostrarvi lo stato attuale e raccontarvi il suo storico. Secondo punto puramente soggettivo, ovvero il mio personale punto di vista in base alla mia esperienza, quindi prendetelo con le pinze. Terzo punto puramente tecnico, e cioè la scheda tecnica della gomma che possiamo trovare nel sito della Continental. Partiamo dal primo punto, quello oggettivo, inconfutabile, a mio avviso il più interessante. Io ho montato questa gomma nel luglio del 2019 con DOT 17-19, quindi gomma freschissima, 17ª settimana del 2019, per intraprendere il viaggio in Russia. Se analizziamo bene l'itinerario possiamo dividerlo in 2 zone. Nella parte iniziale e finale del viaggio possiamo dire di aver viaggiato con temperature intorno ai 35-36 gradi, mentre mano a mano che salivamo nelle capitali baltiche e tutta la Russia europea, le temperature si sono attestate intorno ai 15, 16, 17 la sera per salire fino a 22, 23, 24 il giorno. Viaggio affrontato in 2 e a pienissimo carico. Ma per entrare nel dettaglio alcuni numeri. Io peso all'incirca 85 kg, mia moglie Sara all'incirca 50, la Tenerona lo sappiamo tutti sui 260 kg, se poi andiamo ad aggiungere valigie, accessori, abbigliamento e quant'altro, penso che il peso complessivo si dovrebbe attestare intorno ai 440-450 kg. Tutto questo per un chilometraggio totale di circa 8500 km. Se facciamo una somma di tutte queste situazioni, ovvero chilometraggio, itinerario e peso, al ritorno del vostro viaggio, qualsiasi sia il pneumatico utilizzato, noterete il classico fenomeno dello spiattellamento, ovvero la zona centrale molto più consumata rispetto alle zone laterali. Quindi smonterò la gomma e monterò quella che io amo definire invernale, cioè quella bella tonda, in quanto utilizzerò la moto prevalentemente da solo scarica sui nostri passi appenninici. Dopo tutto questo pippone siamo arrivati al nucleo del video, ovvero il titolo del video. La gomma che smonto, avendo ancora un po' di tassello, non la butto ma la tengo per l'anno successivo. Nell'eventualità non avessimo ferie lunghe oppure per problemi personali non potessimo fare il viaggio da 7, 8, 9 mila chilometri, rimonto la gomma spiattellata per non andare a rovinare quella che prima ho chiamato la gomma invernale. Intanto fuori è iniziato a piovere in maniera pazzesca, se sentite il rumore dello scroscio d'acqua in sottofondo chiedo scusa, non è colpa mia. Tornando al video, fino al 2019 siamo stati fortunati, non ho mai rimontato la gomma smontata perché abbiamo potuto fare viaggi a lungo raggio, quindi partivamo con la gomma nuova, ma quest'anno, causa Covid, causa lavoro impazzito, poche ferie, avevamo deciso di fare un giro, tra virgolette, fuori porta, quindi Normandia e Bretagna, giro preventivato di circa 4.000 km, ho detto proviamo a ripartire con la gomma che abbiamo utilizzato per il viaggio in Russia. Prima di andare ad analizzare insieme lo stato di usura della gomma, vi voglio lasciare con 2 clip, tanto per condividere step by step l'usura della gomma stessa. Buongiorno, oggi siamo a Veliki Novgorod, sto andando a prendere la moto perché il parcheggio si trova dietro la struttura, è un parcheggio custodito e il prezzo è di circa 100 rubli al giorno. Si entra qua dietro, questa è sempre la struttura dell'hotel, il cancello è quello là in fondo. Queste sono le finestre delle camere dell'hotel. Noi stavamo su una di queste finestre qua, anzi quella aperta dovrebbe essere dietro la pianta ora, perché dalla visione che avevo questa mattina. E la moto, eccola qua, sempre piacevole vedere la moto la mattina. C'è anche un'altra moto. Siamo a quota quasi 5.000 km dalla partenza. Vi faccio un giro della moto per vedere la situazione. Vabbè, moscerini ovunque, inizia a essere molto sporca, ma fa parte del viaggio, anzi diventa più bella.
La gomma, questa è la situazione dopo quasi 5.000 km, inizia a diventare un po' piatta qua al centro. Nonostante il caldo assurdo, la gomma sembra tenere. Questa, ragazzi, è la stessa gomma che ho usato per il viaggio in Russia. Poi al ritorno, siccome era spiattellata, per non buttarla, ancora ne aveva di battistrada, ho deciso di tenerla, e visto che quest'anno, causa Covid, causa ferie non lunghissime, avevo pensato di fare un giro tra virgolette fuori porta, ho detto la rimonto visto che è spiattellata, tanto non è divertente da guidare, e sembra che il battistrada ancora ci sia. In teoria questa gomma in queste condizioni attualmente ha quasi 11.000 km fatti totalmente in due a pienissimo carico. Finalmente siamo arrivati al responsor finale. Questa è la situazione della gomma dopo il viaggio in Russia 2019, il viaggio in Normandia-Bretagna 2020 e un weekend fuori porta che abbiamo fatto a metà luglio. All'attualità questa gomma ha circa 14.000 km. La parte centrale è perfettamente piatta per una larghezza di circa 6 cm, mentre in questa zona qua, non so se si riesce a vedere, c'è tipo una conca, nel senso che qui è più consumata di qua. Sicuramente questo gradino è causato anche dal passaggio della zona più rigida centrale della gomma stessa e la zona più morbida dei fianchi laterali. Se andiamo con il calibro a misurare la profondità del tassello, dopo 14.000 km nel punto minimo c'è ancora 3,9 mm di battistrada. Passando all'anteriore, l'effetto dello spiattellamento è quasi nullo. Qui, se notate, c'è un piccolo gradino. Infatti la zona centrale del pneumatico è meno consumata rispetto che a questa zona. Se notate, il tacchetto qua è quasi finito, mentre al centro qualcosina ancora c'è. Se proviamo a prendere lo spessore nella zona centrale, quella messa meglio, abbiamo 3,5 mm di battistrada, mentre inizio laterale, quella messa molto peggio, abbiamo 2,3 mm di battistrada. C'è tipo un salto tra la zona centrale e l'inizio del laterale. Per fare un banalissimo riassunto di tutto, gomme montate a luglio 2019, partiti per la Russia, 8.250 km, tornati dalla Russia, gomme smontate, rimontate a luglio 2020, fatto weekend fuori porta di circa 500 km, partiti per la Normandia e la Bretagna, ulteriori 5.250 km. Tutti questi chilometri sono stati fatti in due a pienissimo carico. Per quanto riguardano le condizioni climatiche, anche quest'anno nella prima parte abbiamo trovato tantissimo caldo per poi le temperature abbassarsi e preso tantissima acqua. Nel caso specifico chilometri fatti in off-road 0, e per quanto riguarda la pressione viaggiato sempre all'anteriore con 2,5 bar, al posteriore con 2,9 bar. Per completare questo punto nella maniera più oggettiva possibile, la situazione delle gomme mostrata poc'anzi è il risultato di tutto questo racconto. Conosco amici bikers che con lo stesso treno di gomme fanno 6-7 mila km, utilizzano la moto per il 30-40% in off-road e magari fanno uscite giornaliere con altri amici bikers con un polso molto più pesante del mio. Ragazzi, ho voluto fare questo video per rispondere a un dubbio che attanagliava anche me, ovvero se gomme semi-tassellate come queste hanno una buona resa chilometrica. Ad oggi vi garantisco che se dovete partire per Capo Nord, per la Scozia, per la Russia, per la Turchia, andate tranquilli, potete fare il vostro itinerario di 10.000 km oltre, poter tornare a casa senza pensare a sostituirle lungo il tragitto. E se siete arrivati fino a qua potete anche chiudere il video, perché adesso passiamo al secondo punto, quello soggettivo, quello con importanza 0, ovvero cosa penso io delle TKC70 della Continental. Tornando seri, io sulla Super Tenere ho avuto le Metzler Tourance Next, le Continental Conti Trail Attack 2, le Pirelli Scorpion Trail 2 e nel 2017 ho montato il primo treno delle TKC70 della Continental, attualmente sono al quinto treno. Dal mio punto di vista sono tutte ottime gomme, una primeggia sull'altra per caratteristiche differenti. Se mi devo attenere alle prime tre, quella con la quale ho avuto una sensazione, un feeling migliore è stata la Pirelli Scorpion Trail 2, ma ripeto, sensazione puramente personale. Se invece devo pensare a una gomma compromesso per il mio modo di guidare, per il mio modo di utilizzare la moto, le TKC70 e la Continental sono le migliori gomme per la mia umilissima esperienza, e vi spiego il perché. In primis hanno una buona resa chilometrica per come utilizzo
la moto io, le abbiamo usate anche nel viaggio in Turchia, dove abbiamo incontrato una temperatura di oltre 40 gradi, in certi punti anche 44-45 gradi, e l'usura della gomma è stata accettabile. Numero 2, ha quel leggero tassello che se affrontate strade bianche può aiutare rispetto a gomme più stradali. Devo aprire una parentesi in questo caso perché la gomma davanti va abbastanza bene anche sulle strade bianche, la gomma dietro, avendo il tassello unito, non è che sia proprio il massimo. Potrebbero risultare migliori anche le Pirelli Scorpion Trail 2 nel caso specifico. Numero 3, fondamentale per me, motivo per cui le preferisco rispetto alle altre, è la sensazione di sicurezza che danno sul bagnato. Io quest'anno, ragazzi, le ho sfruttate appieno. Devo ammettere che ero un po' preoccupato perché erano gomme dell'anno scorso e avevano tantissimi chilometri sulle spalle, ma in Bretagna con 12.000 chilometri all'attivo abbiamo preso acqua a secchiate e vi garantisco che la sensazione di sicurezza era massima, eccezionale veramente. Numero 4, motivo sicuramente banale, futile, che non pregiudica assolutamente la scelta piuttosto che un'altra, da buoni italiani, è l'aspetto estetico. Dal mio punto di vista, quel leggero tassello sulle nostre Maxi Enduro non stona assolutamente. A questo punto avrete capito che io sono follemente innamorato di queste gomme, difficilmente le cambierò in futuro, però ripeto, questo è il mio personale punto di vista. Prendetelo con le pinze perché io, ragazzi, non sono nessuno, anzi sono l'ultimo che potrebbe consigliarvi l'utilizzo di una gomma piuttosto che un'altra. Passando velocissimamente al terzo punto, ovvero la scheda tecnica, secondo me è interessante sapere che hanno un indice di velocità fino a 240 km/h, che sono marcate M+S, quindi idonee all'utilizzo invernale, che hanno una tecnologia chiamata dalla Continental Multi-Grip. La fascia centrale della gomma è più resistente e più dura rispetto alla fascia laterale ed è una tecnologia Rain Grip, ovvero una mescola studiata per avere un buon grip sul bagnato. Per concludere, per quanto riguarda la gomma posteriore, ultimamente hanno immesso sul mercato la versione ROX, cioè una versione più con indole più off-road, quindi il tassello centrale non è più unito, ma hanno dei tagli appunto per avere una maggiore aderenza sull'off-road. Il video finisce qua, come sempre dico, non deve insegnare niente a nessuno, è il mio banalissimo e umilissimo punto di vista. Spero di essere stato utile a tutti coloro che cercavano info a riguardo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io vado a montare il video e nel frattempo vi auguro un buon fine settimana. Ciao! But